Ciao a tutti! Oggi realizzeremo il tutorial estremamente semplice di queste gocce formate da tila e in particolare anche dalle half tila e quarter tila. Queste perline mi sono state regalate da Semplici Bijou che a loro volta le ha ricevute dalla Beadsmith in pratica io in realtà, come vedete, hanno i colori già mixati tra di loro ed erano in questa bellissima confezione. Vedete, si chiama shape mix, cioè appunto che ha le diverse forme di tila, perché abbiamo le tila, le quarter tila, cioè le half tila e le quarter tila, quindi che poi corrispondono in pratica alla suddivisione geometrica, insomma, delle tila. Ecco, queste sono la metà e queste sono un quarto di tila. E questo colore in particolare molto bello si chiama Highland Hopper. Eccoli qui, poi avevo ricevuto anche quelle di un altro colore che è credo black metallic, che sono queste qui, e vedete qui ho fatto una versione della goccia più piccola, perché in realtà siccome le ho utilizzate queste già per fare altro, poi mi sono rimaste queste perline e ho voluto fare la versione più piccola delle gocce. Ora cosa succede? Io vi spiegherò queste, ma per fare queste qui vi basterà guardare la foto e farle uguali. Come vedete ci sono meno quarter tila, solo una half tila e poi più tila invece. Per questa forma un po' più piccola, davvero sono minimalisti, diciamo. Questi orecchini sono per coloro a cui piacciono gli orecchini davvero essenziali, sono, ripeto, estremamente leggeri, estremamente semplici. Io vi faccio il tutorial solo perché avevo fatto il reel, ma qualcuno di voi mi ha chiesto comunque di fare il tutorial per spiegare con più calma come appunto le avessi realizzate. Io vi realizzerò la goccia con delle rocaie un pochino diverse da queste, però ne faccio solo una perché poi non ne ho più di queste tila, quindi poi comunque come orecchini terminati vi mostrerò sempre questi. Ovviamente non sono rigidissimi, però vedete poi una volta indossati comunque stanno dritti, certo se li andiamo a piegare insomma si piegano, ma noi non lo faremo perché comunque stanno su abbastanza bene. E ovviamente spero che vi piacciono. Il tutorial sarà breve, vi faccio vedere subito i materiali necessari e quindi poi procediamo. A tra pochissimo. Per realizzare questi orecchini ci serviranno 2 monachelle e poi ci serviranno 20 quarter tila, poi ci serviranno 20 half tila e poi 10 tila. Poi ci serviranno le Rokai Miyuki 11.0, queste sono i colori Duracot Galvanized Berry, e poi le Rokai Miyuki 15.0 che sono il colore Duracot Galvanized Dark Move. Poi ci servirà come sempre il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che io sempre vi consiglio e che trovate sul sito Semplici Bijou. Vi lascio il link sotto nell'info box, e per vedere come faccio a farlo passare nella cruna del lago guardate il video degli orecchini Elianto, degli orecchini Unlimited, o comunque appiattitelo all'estremità con una pinza a punta conica e tagliate al centro di questo appiattimento, e poi vedrete che passerà nella cruna. E l'ago appunto che ci servirà è l'ago numero 11 della Pony. A tra pochissimo. Ecco, come appunto inserimento iniziale dobbiamo fare questo, cioè intervallare le quarter tila, le half tila e le tila con sempre una rocaille 11.0, ma in particolare dovremo disporle così come vedete. Perché vi chiederete non le ho messe diciamo già come poi verranno a trovarsi nell'orecchino? Perché volevo evitare di fare il nodo proprio qui, in questo punto che poi sarà invece il vertice. Quindi il nodo lo faremo qui. Per intenderci, questi poi andranno a disporsi in questo modo, no? Queste tila così, e questo sarà il nostro vertice dell'orecchino. Ma ora vediamo appunto come fare, come procedere. Dovremo inserire 5 half tila intervallate dalle 11.0. Io come vedete ho alternato i colori, però ripeto, tralasciamo i colori adesso perché voi potreste avere dei colori diversi, anche tutti uno stesso colore, altrimenti ci complichiamo troppo la vita. Poi mettiamo 5 tila, poi mettiamo 5 half tila, poi mettiamo 5 quarter tila sempre alternate dalle 11.0, poi però mettiamo
facciamo 3 rocaille 11,0 e di nuovo 5 quartertila sempre alternate dalle 11,0, però ovviamente non rimettiamo la rocaille 11,0 perché ce l'abbiamo già qui da questa parte. Adesso potremo ripassare in tutte queste perline, fare 2 nodi e poi ci vediamo qui tra un attimo. Ecco, verremo quindi a trovarci così. Come vedete il nodo io lo sto facendo in questo punto che è proprio quello che volevo, quindi non farlo qui ma in questo punto lungo il lato diciamo di quella che sarà la nostra goccia. Ora prendiamo l'ago apribile come mio solito e facciamo insieme questa operazione. Vedete, inseriamo l'ago apribile e andiamo a inserirci con il capo corto, quindi con il capo che dobbiamo nascondere, in questa parte delle perline, quindi delle tila e delle rocaille. Andiamo un attimo fino qui, per esempio, tiriamo il filo così e possiamo tagliare il capo corto. Così. Poi invece con il nostro ago, insomma, col quale dobbiamo lavorare, andiamo invece in questa direzione e andiamo ad uscire dall'ultima delle half tila. Così andiamo a uscire da qui, dall'ultima delle half tila, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. E adesso dobbiamo passare dal foro diciamo basso della half tila a quello alto, a quello libero della stessa perlina diciamo tila da cui stiamo uscendo. Ci ritroveremo così e a questo punto dobbiamo fare il giro esterno, quindi prendiamo le rocaille 11,0 e le andiamo a inserire in questo caso, visto che stiamo andando in questa direzione, una rocaille 11,0 dobbiamo inserire per ogni spazio che abbiamo fino a che poi arriviamo ovviamente alla punta dove dovremo fare delle modifiche. Quindi prendiamo una rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire qui, tiriamo il filo, prendiamo un'altra rocaille 11,0, ci andiamo a inserire in questo punto e così via. E queste sono le rocaille, vedete, che abbiamo messo tra le half tila. Poi tra sempre questa half tila e la quarter tila andiamo ancora avanti e mettiamo sempre una rocaille 11,0 così. Andiamo ancora avanti e arriviamo all'ultima quarter tila e ci ritroveremo così. Guardate che tirando il filo appunto inizia a sistemarsi per come verrà poi a trovarsi in maniera definitiva successivamente. E adesso dobbiamo fare un po' attenzione a questo passaggio, e cioè dobbiamo prendere 2 rocaille 11,0 e andare a inserirci nella rocaille centrale di queste 3 che avevamo messo nell'infilata iniziale, diciamo nell'inserimento iniziale. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Adesso dobbiamo mettere sul lago 4 rocaille 11,0 e ci dobbiamo andare a inserire in questo punto qui, in questa rocaille che abbiamo qui, poi anche in questa che è quella centrale delle 3 dell'inserimento iniziale. Tiriamo il filo e ci troveremo così. Adesso dobbiamo andare a risalire solo in una di queste rocaille dell'archetto, tiriamo il filo, ci ritroveremo così. E adesso prendiamo una rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella quarter tila che abbiamo di seguito. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo passaggio, farlo così come vi ho fatto vedere. Adesso invece è semplice perché dobbiamo inserire una rocaille 11,0 in tutti questi spazi. Prendiamo una rocaille 11,0 e ci inseriamo nella quarter tila successiva, una rocaille 11 e andiamo nella quarter tila successiva, poi ancora
una rocaille 11 e andiamo qui nella quartertila e così via. Ancora proseguiamo con una rocaille fino ad arrivare alla praticamente all'ultima alftila, ma adesso andiamo avanti così, tiriamo il filo, scusate, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Si era impigliato il filo. Ecco, vedete come veniamo a trovarci, e volendo potremmo contare questi inserimenti singoli che sono, vedete, sia da una parte che dall'altra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rocaille, 11 0 di qua, 9 di qua, e poi invece nella parte centrale c'è quel lavoro, quell'inserimento che vi ho descritto prima. Adesso in questo punto qui, vedete, dopo l'ultima alftila dobbiamo mettere, e per tutto il resto degli spazi, 2 rocaille 11 0, eccole qua, e ci andiamo a inserire nella tila, 2 rocaille 11 0 e ci andiamo a inserire qui. È normale che sia così perché in questo caso le perline devono curvarsi. Ci inseriamo qui. Quindi 2 rocaille 11 0 le dovremo inserire per queste, vedete, tutte queste volte qui, e cioè 1 2 3 4 5, e adesso per l'ultima volta 6 volte dobbiamo inserire 2 rocaille 11 0. Poi ovviamente una volta che siamo arrivati qui nell'alftila proseguiamo ancora nelle perline per come le troviamo, perché diciamo facciamo una specie di giro di rinforzo, ma soprattutto arriviamo al vertice per vedere come dobbiamo procedere. Facciamoli insieme. Arrivati qui, in questo punto, che adesso vedremo meglio, dobbiamo inserire le 15 0. Tiriamo il filo e ci vediamo tra pochissimo. Ecco, uscendo da questa rocaille, che poi è quella che viene subito dopo l'ultima quartertila, dobbiamo mettere sul lago 2 rocaille 15 0 stavolta e andarci a inserire in queste 2 rocaille che abbiamo qui di seguito. Queste di questo cerchiettino che abbiamo fatto, così. Tiriamo il filo e vedrete che adesso si andrà tutto a sistemare meglio, e poi mettiamo sul lago 6 rocaille 15 0 e ci andiamo a inserire nella stessa rocaille dalla quale stiamo uscendo, ma dal verso opposto, che poi è quella, la rocaille proprio del vertice. Ecco qua, così tiriamo il filo e questo sarà il nostro cappietto. Tiriamo bene, vedete, sarà il nostro cappietto. Adesso lo ripassiamo un paio di volte e ci vediamo qui tra poco. Rinforzato il cappietto ci ritroveremo così, e attraversiamo anche la rocaille che viene subito dopo quella del vertice e ci ritroviamo così. Ecco, in questo punto dobbiamo aggiungere 2 rocaille 15 0, eccole, e ci andiamo a inserire in questa rocaille qui, quella che precede la prima quartertila, e ovviamente andiamo giù a scendere nelle perline per come le troviamo. Tiriamo il filo
e ci ritroveremo così. Ecco che la goccia andrà a sistemarsi. Vedete, è ovvio che, come vi ho detto, non è un lavoro stabilissimo, ma è anche un lavoro molto leggero e che comunque rimarrà così in forma nel momento in cui andiamo comunque a indossarlo. Io adesso ripasso un pochino in tutto il giro qui intorno. A un certo punto faremo 2 nodi, proseguiremo ancora nelle perline e poi possiamo tagliare il filo. Poi non ci resta che montare la monachella. A tra poco. Ecco qui, questi sono gli orecchini terminati, come vi avevo anticipato sono quelli che avevo già realizzato, ovviamente spero che vi piacciono e nel caso in cui li facciate vi ricordo di taggarmi sui social, vi lascio sotto i link di Instagram e di Facebook e vi faccio anche rivedere questi che erano realizzati con l'altro mix di colori e quindi vi ricordo che questi hanno sotto, guardate, 7 tila e poi solo una alftila per parte e solo 4 scusatemi, sì, dico bene, 4 quartertila per parte, mentre la parte sopra è cosa importante, è uguale a quella che io vi ho descritto nel tutorial, proprio dovrete cambiare solo la parte sottostante. Per il resto riuscirete certamente a farli anche senza, diciamo, un tutorial apposito per quelli, anche perché poi magari pubblicherò le foto poi su Instagram, così che vi rimanga insomma un promemoria da andare a guardare nel caso in cui vi interessino. Quindi io vi ringrazio sempre per il vostro appunto sostegno, per la vostra attenzione, vi do l'appuntamento qui sul canale per la prossima idea. A presto!